Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da Bangkok. Ma soprattutto da un tuk tuk. E tra un video del Vietnam e l'altro... Ma perché non fare tappa a Bangkok? Un solo video, solo street food, ma dà paura. Ma è un video vecchio. Ci state rifilando un video del 2019. Ma vi pare? Vi pare che avevo sti capelli nel 2019? Vi pare che Francia aveva questi occhiali nel 2019? Tutta roba a chilometro zero da questo canale. Prima tappa, non mi ricordo come si chiama. Prima tappa Wat Thana... Ve lo mettiamo in descrizione. Posto cinese, ma che ormai è 40 anni che sta qua a Bangkok. Paura. Entriamo. Sappiamo già cosa ordinare perché ci siamo informati in anticipo. Prenderemo i noodles con il loro super famosissimo brodo di carne, con diversi pezzi di carne non meglio identificati, beef balls e quant'altro, che dovrebbe essere quello che cuoce nel pentolone gigante all'ingresso. Da giorni. Da giorni, da mesi, da anni e basta. Raga, io quando vedo sti pentoloni di cose che bollono dentro non posso non provare, non posso. Quel pentolone è la cosa più bella che ho visto in questi 2 giorni a Bangkok. Raga, bacchette, cucchiaio per il brodo, non vi serve altro. Allora, ma i noodles non ci sono. Ah, eccoli qua, belli largioni come piace a me. Ma, raga, thank you. È arrivata anche la versione dry. Questa è la versione dry senza zuppa. E questa è la versione identica ma con la zuppa. Potete scegliere 3 dimensioni di spessore di noodles. Io vado matto per quelli spessi. È pazzesco come riescono a gestire il tutto mettendo anche il brodo da asporto all'interno dei sacchetti. Un ristorante che si rispetti ha anche il take away. Non vi dimenticate che quando si viene in un posto come questo, famoso per i brodi, la prima cosa che dovete assaggiare è indovinate un po' il brodo. Consistenza brodosa. Questa è la faccia alla Mark Viens. Brodo molto buono, ci siamo raga. E se c'è il brodo siamo già alla metà del lavoro. Assaggiamo un pezzo di carne, mi piace, e assaggiamo un po' di noodles. Che buoni noodles, spesso mi danno proprio soddisfazione. Versione senza brodo. Così, per provare qualcosa di diverso. Hanno un aspetto super invitante. La carne che ha cotto lì dentro ore e ore e ore è buonissima ragazzi, è super tenera. Di che cosa stiamo parlando? Queste palle qua che vedete, che vanno un sacco nelle zuppe, le abbiamo viste anche in Vietnam e le hanno in un sacco di piatti anche thailandesi, equivale un po' ai nostri wurstel però in forma di palla. E carne di maiale fatta a pallette. Però un pochettino di peperoncino, raga, ci sta. Franci, siamo in Thailandia, occhio a quanto ne metti. Zuppe finite molto buone entrambe. Il problema è che adesso mi si è aperto lo stomaco e urge un nuovo posto. Meno male che ce l'abbiamo. Abbiamo speso 220 baht, equivalenti a, visto che adesso ormai sono fasato sul dong vietnamita, parliamo di 6 euro ragazzi. 6 euro per le 2 zuppe più la Fanta. Se pensate che la vostra città soffra di traffico tentacolare, venite a Bangkok e vi accorgerete che non siete nessuno. Raga, andiamo da Jai-Fi! Buongiorno ragazzi e benvenuti in questa nuova coda. Sono le 8:20 del mattino, pensavamo di essere i primi e invece ci sono già circa 20 persone. Vi ricordate questo posto? Tentammo di entrare nel lontano 2019, tornammo a casa con le pive nel sacco. Ci presentammo qua belli belli tipo alle 5 del pomeriggio, sì, certo. Flashback. Non ci immaginavamo che dovevamo prenotare e che sarebbe stato tutto pieno fino alla fine di settembre. Il fatto che ci fosse una puntata su Netflix avrebbe dovuto farci pensare che forse non l'abbiamo vista solo noi la puntata di Netflix. End of flashback. Ma oggi non ci frega. Step numero 1, sedersi e aspettare. Step numero 2, stiamo aspettando questo fantomatico libro dove potremo scrivere il nostro nome. Non avete idea di quanto Gianni sia agguerrito. Mica, se qualcuno mi passa davanti gli mangio il cuore. Ci siamo alzati ma secondo me solo per scrivere il nome sulla lista. No, ci stanno ciulando le sedie, era così comodo. E il messaggio è chiaro, non fregare le sedie.
Ok raga, siamo i 12esimi. Dai, 12esimi in un posto così niente male. Allora, due curiosità, forse non tutti sanno che. La prima, se quando ti chiamano tu non ci sei, arrivi 5 minuti dopo, ti rifai la fila da capo. La seconda, Gi-Fi prepara lei, uno per uno, tutti i piatti di tutti i clienti. Ecco perché vi sparate dalle 2 alle 5 ore di coda. Terza informazione, Gi-Fi ha una stella Michelin ed è anche nella 50 Best Restaurants. I pentoloni e i wok cominciano a fumare. La cosa un po' assurda in tutto questo è che nonostante la stella Michelin, il successo dovuto da Netflix, i prezzi perché giustamente li ha aumentati, non costa pochissimo venire a mangiare qua, lavorano ancora tutti in condizioni come lavoravano prima che arrivasse Netflix, cioè ancora un posto... In condizioni di igiene precarie. Esatto. Sono le 9.04 e hanno appena appeso il cartello che la waiting list è full. Consiglio di venire alle 6:30, 7:15 per essere tra i primi e incrociare le dita. Sono le 9 e stanno incominciando a chiamare. Forse entriamo. Raga, siamo seduti, non ci posso credere. Non ci resta che ordinare. Secondo me da quando ti siedi a quando mangi passa dell'altro tempo, perché come vi ho detto prima lei deve fare tutti i piatti uno per uno. Quindi se quello prima di noi sono in 9 e tra l'altro prendono magari 20 piatti, lei se li deve sparare tutti in fila uno per uno. Intanto decidiamo cosa prendere. Gi-Fi con gli anni ha aumentato il numero di piatti, ma i cavalli di battaglia, fondamentalmente i piatti che prendono tutti e che voglio provare anch'io, sono la crab omelette, quindi un omelette di granchio che costa ben 1200 baht, e il tom yum che viene da 600 a 1000 baht, credo a seconda di quanto pesce o magari quanto grande è il piatto. Poi vediamo. E mentre aspettiamo vi parliamo dello sponsor di questo video, che è NordVPN. Che cos'è NordVPN? È una rete virtuale che vi permette di criptare i vostri dati e navigare in totale sicurezza, soprattutto quando magari siete in coda davanti a Gi-Fi e vi collegate a qualche wifi pubblico. Può essere qualcosa di assolutamente non sicuro, ma con i dati criptati voi navigate in totale sicurezza. Ci sta capitando anche molto spesso nei tempi morti di guardarci qualche serie TV. Se siete in Vietnam o in Thailandia e qui nel catalogo manca la vostra serie TV preferita, grazie a NordVPN vi potete collegare al server italiano e potete usufruire del catalogo italiano, dove dentro trovate anche la vostra serie TV preferita. È facilissima da utilizzare, vi connettete con un solo click grazie al Quick Connect e state sereni. Vi lasciamo come al solito qui in sovraimpressione e in descrizione il link attraverso il quale potete accedere a un super sconto e all'offerta gratuita di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. E ora spero che arrivino a prenderci l'ordine, perché inizio ad avere una certa famina. So, one crab meat omelette and one tom yum. Signori! Ta-da! È arrivata la omelette di granchio. Ciao ragazzi! Ecco qua la situazione del crab. Non si può certo dire che di granchio non ce ne sia. Togliamo l'amico coriandolo. Non mi aspettavo, se devo essere sincera, questo quantitativo di granchio. È vero che per 1200 baht Ci sta. è cotto benissimo, non è legnoso, è cotto perfetto. Salsina dolce, piccante, Scotta. un pochetto. Raga, questo piatto va ordinato. Pezzettoni giganti di granchio. Oh. Questo ragazzi è l'altro cavallo di battaglia, nonché il tom yum, versione senza zuppa. Assaggiamo il tom yum. Queste dovrebbero essere verdure e pesce. Ho appena assaggiato una verdura che non so cosa sia, che è questa qua. Assaggiamo un gambero. Raga, il pesce è di qualità, E non potendo fare la scarpetta, una porzione di steamed rice, di modo tale da asciugare il sughetto del tom yum. Per i miei gusti un po' più goloso, ma ci sta, era granchio fritto il primo piatto, però anche questo molto buono. Meno male che gliel'abbiamo chiesta Little Spicy. E a tutti gli effetti poco piccante, e il livello di sopportazione di Franci che è pari a 0,01. Dai, non è piccante. Conclusione, vale la pena fare 3 ore di coda per mangiare qui? Per l'omelette di crab secondo me sì, perché era molto buona. Era buono anche il tom yum o tom yum, però l'omelette di crab secondo me è spaziale. Mi raccomando ragazzi, venite molto molto presto, perché se vi presentate alle 9 non vi fanno proprio neanche sedere, e in generale
generale, se non venite prestissimo rischiate di fare 4-5 ore di coda, che a quel punto secondo me non ne vale più la pena. Finché ne fate 2-3 ci può ancora stare. Non vi aspettate prezzi bassi, parliamo di street food, ma parliamo del migliore street food di Bangkok, una stella Michelin. Quindi anche se il posto è rimasto scrausissimo e mega sincero, i prezzi sono alti. Dobbiamo ancora pagare, ma se non abbiamo fatto male i calcoli dovremmo aver speso 2200 baht in totale, circa 75-80 euro mi suggeriscono dalla regia. Voglio aggiungere una cosa sulla omelette di granchio. Non era assolutamente unta, l'involucro esterno era sottilissimo e sostanzialmente dentro avevi soltanto granchio, gustoso e leggero, molto buono. Siamo alloggiati in questo bed and bike hostel molto carino, non molto lontano da dove abbiamo mangiato da Jai-Fai. Hanno sia il dormitorio che le camere. Noi abbiamo una camera con bagno in comune, 1500 baht, riposino, tè freddo, io poi mi sparerò anche un pisolino importante. Siamo stati da Jai-Fai, ragazzi, voi non potete capire, cioè avevamo scritto un'email. Non ci aveva cagato di pezza. Poi abbiamo scoperto fortunatamente che per andare da lei è sufficiente, per modo di dire, alzarsi che vai alle 6:30 del esatto. mattino. Se avete voglia di farvi la sbatta, di alzarvi presto, farvi la coda, non c'è problema, riuscite a mangiare. Stracontenta di esserci andata. Ma sei proprio una piscia. No. Tra l'altro hai perso nello stesso identico modo di prima, con lo stesso tris di prima. Sono imbattibili a Forza 4. Giocavo che tu ancora non eri nata. L'ho fatto solo per creare contenuto. Ma che cazzata. Allora, qui lasciate le scarpe e in cambio vi danno delle ciabatte. Le scale sono un po' stortine. Le scale, come in tutta l'Asia, non sono propriamente a norma, diciamo così. Ogni gradino è diverso dall'altro. Lo so, raga, che per voi è un argomento scottante il bagno in comune, che voi volete il bagno, io già vi vedo, che voi siete quelli che volete il bagno privato. Ora vi faccio vedere un bagno in comune bellissimo che è più pulito del bagno di casa mia. Questa è zona doccia. Guardate che carini. Ma che ve frega se mentre vi lavate i denti c'è uno a fianco del Kazakistan che si lava i denti? Ma chi se ne frega? Risparmiate un po' e magari conoscete qualcuno mentre vi lavate i denti, no? Magari conoscete qualcuno del Kazakistan, tra l'altro. E questa infine è la nostra stanzetta. Murales. C'è anche una simpatica finestra e c'è anche una simpatica zona relax in zona finestra. Molto carino, tutte le info in descrizione. Allora, questo posto è talmente famoso che ci sono le indicazioni per come raggiungerlo già 200 metri prima. Speriamo di trovare ancora le cose buone perché finiscono presto, ma penso di sì perché dovrebbe aprire ora il posto. Come funziona qua? Arrivi, ci sono i seggiolini, ti siedi come se fossi al cinema anche se non proiettano niente e in tempo 5 secondi ti arriva da mangiare. Io ho ordinato dei noodles col green curry. No, tu è red curry. Io ho ordinato dei noodle col red curry, una salsiccetta cinese e delle uova, mentre Franci ha preso il riso con il green curry, pollo, salsiccetta cinese, un uovo, sembra un uovo centenario, ma secondo me è marinato tipo nella salsa di soia probabilmente. Una copertina con entrambe le nostre facce, credo che nel nostro canale non esista, tra l'altro. Infatti non la pubblicheremo. Perché pubblicarla? Mi ha detto che era spicy. Mi ha detto, zia, sei sicura? Guarda che spicy. Aveva un accento Monza Brianza lui. Monza Brianza, sì. Una notizia. Innanzitutto una notizia. Il signore prima che ha chiesto Little Spicy è stato già arrestato. Io ero convinta fosse pollo questa cosa qua. Questo qua io credevo fossero bocconcini di pollo. Infatti li ho guardati e ho detto, mica come hanno pulito bene il pollo a questo giro, voglio quelli. È un impasto, delle specie di gnocchetti di pasta. Il curry è buonissimo, curry verde, piccante il giusto. Anche questo posto mi piace molto perché è super sincero. Le condizioni sono quel che sono, sgabellini. È buonissima la salsiccia, è dolcina. Bello trucido, quindi è quello che fa per me. Vado io? È il mio turno. Avverto già un piccolo problema. Ho i noodles, ma ho il cucchiaio. In qualche modo me la caverò. Assaggiamo il curry. Ah, magari te le dà 2 bacchette se gliele chiedi. Madò che buono il curry. Raga, il curry top. Io non sono un amante particolare del curry, molto molto buono. La salsiccetta cinese è super buona. Assaggiamo l'ovetto. Io ho paura che parta addosso al signore qua a fianco a me. Dio. Minchia, non si taglia, raga. Ma magari mi faccio... Aspetta, Vado a farlo fare in officina? Non mi fido, raga, gli do un morso. Ha subito un processo di marinatura barra cottura che ha una crosticina tipo, ma ha una consistenza che in un uovo io non ho mai sentito in vita mia. Esternamente è duro. Sul fatto che sia un uovo direi che non ci sono dubbi.
Raga, buonissimo, veramente buonissimo. Questo posto apre alle 3, sono le 3:30, è già imballato di gente e non venite troppo tardi, altrimenti non trovate più il curry. È buono, Gianni? Vi dico la verità, non avevo aspettative straalte perché mi sono detto vabbè dai, una zuppetta di curry, invece è buonissimo. Sono andata dalla signora e le ho fatto il segno così dicendo ce l'hai 2 bacchette? Ok. Io ce l'ho fatta. Ok. Buonissimo. E il piccante è giusto, raga, si può fare, non morite. Allora, se non fosse chiaro, qui vanno molto forte con il curry. Praticamente tutti i piatti sono a base di curry, hanno 4 grossi pentoloni dove fanno 4 tipi di curry diversi, da quello che ho capito, poi mixabili con carne, uova, vegetables e cose varie. C'hanno anche tutta una sezione a sporto, c'è un sacco di gente in coda sia per sedersi che per prendere da sporto, e abbiamo calcolato che dovremmo pagare 50 a testa, quindi 100 in tutto. Mi sento di consigliarvi questo posto. Rata corrige abbiamo speso 120 baht, più o meno 4 euro. A me questo mondo dei sacchetti per l'asporto con dentro i brodi e tutte le cose che ti puoi mettere dentro mi manda fuori, raga. Ok, stiamo cercando di capire se il tuk tuk riesce a portarci a casa, che non è mai un'impresa facilissima. Kraroen Krang Road. Siamo riusciti anche a negoziare 150 baht, che secondo me comunque l'affare non l'abbiamo fatto noi. Ci stiamo prendendo gusto col tuk tuk. Ed ha un tuk tuk di Bangkok che stecca come se non ci fosse un domani. E che ci sta portando nella direzione opposta. Ma qua è normale. Vi salutiamo, vi diciamo di iscrivervi assolutamente a Instagram per non perdervi le ultime La priorità novità. acquisita. Se prendete i tuk tuk a Bangkok fate attenzione, soprattutto se prendete il tuk tuk a Bangkok non fate, a Bangkok tra l'altro, non fate i filmati mentre lui stecca, che non è proprio il massimo della sicurezza. Ciao a tutti, al prossimo video forse. È stato bello.